Lunedì 13 novembre del 2023. Buona giornata a tutti qui da Radio Rossonera. Torniamo per Mattino Milan del lunedì. Sosta, ultima sosta di questo 2023. Non è l'ultima sosta stagionale, ce ne sarà anche una in marzo, ma questa è l'ultima di quest'anno solare. Ci troviamo per queste 2 settimane di analisi di ferite da leccare, in tutti i sensi di ferite. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Perché di ferite si tratta in tutti i sensi? Perché si parla ovviamente tanto della questione infortuni. Prima di iniziare, Henry, io devo ringraziare, facci oggi i ringraziamenti per i like, e grazie per tutti quelli che ci stanno vedendo in questi ultimi giorni, in tutti i nostri prodotti, e quindi grazie per view, like, condivisioni, iscrizioni e quant'altro. Davvero grazie. So che vi sto ringraziando e forse sto andando anche oltre, ma grazie. E quindi partiamo. Sì, grazie Mettete... anche a chi ha colto il mio appello di farti gli auguri, vedo che stanno Sì, ho andando notato che ci sono stati un po' di auguri bravi, maledetti, ma infatti bravi. vi bloccherò nel prossimo futuro, perché non sono permaloso. Henry, Mh. da che cosa vogliamo iniziare? Io adesso andiamo a parlare subito di forse iniziamo con gli infortuni, ma da che non se ne parlava, permettetemi il paradosso, da che non se ne parlava, se ne sta iniziando a parlare un po' troppo. Capitemi, non è mai troppo non parlare di un argomento, ma non è che può passare come l'intera scusante di questo periodo osceno del Milan, eh. Cioè non è che aveva avuto gli infortuni, allora abbiamo perso i punti. No, no, come faceva il meme di Allegri. No, no, no. Mh. Cioè abbiamo perso 10 punti dall'Inter. La scorsa sosta eravamo sopra, ci ritroviamo a -8 dall'Inter. 10 punti abbiamo perso. Non è che perché ci son fatti male i giocatori, c'è anche altro. Vabbè, i 2 punti di sabato, i 2 punti col Napoli non li perdi per gli infortuni, cioè sia chiaro. I que questi Anche. Anche, sì, se vuoi anche, però cioè, anche per come si è messa la partita e per come si erano messe entrambe le partite, li perdi per altri motivi quei 2 punti lì. Poi sicuramente gli infortuni influiscono, perché se hai Kalulu a disposizione, per dirne uno, magari non metti Musa perché puoi fare altro e tutto quello che vuoi, però, è ovvio che se vai poi a vederla la partita, perdi quei 2 punti lì non perché c'hai gli infortuni, che ripeto influiscono nel complesso, ma li perdi per altri motivi. Cioè, E su è quei una motivi serie lì di... per una serie di motivi, esatto, su quei motivi lì bisogna lavorare più che mai, visto che per gli infortuni a questo punto, cioè pun primo passo, abbiamo capito che forse sfortuna non è. All'alba del quarto anno, forse, incredibilmente abbiamo capito che forse di sfortuna non si tratta. Incredibile. Visto che di sfortuna non si tratta, allora forse bisognerebbe risolverlo questo problema, come magari fanno altre società, anche più grandi di te, che vanno dritti al punto, vanno dritti al problema e lo risolvono. Visto che si è riconosciuto e si è capito che non si tratta di sfortuna. Poi possiamo dire che oltre agli infortuni ci sono tanti altri tipi di problemi ed è verissimo e hai ragione tu a dire che non deve essere l'intera scusante, però intanto iniziamo a risolvere quello, Mh. anche perché sia lodata la sosta. Sì, perché sennò ci saremmo presentati, ad esempio, a un Milan-Fiorentina di sabato prossimo, con i superstiti praticamente. Esatto. Cioè sia lodata la sosta che magari ti fa recuperare Pulisic, che magari ti fa recuperare qualcuno che, non lo so, fa mettere qualche minuto in più a Jovic in condizioni decenti, perché non hai Giroud, fa recuperare magari Okafor ancor meglio, cioè sia lodata la sosta, perché se no ti presentavi a un gruppo di partite senza Leao, senza Giroud e vediamo adesso quante giornate prenderà. Senza Leao e Giroud anche con la sosta, eh.
Vabbè, sì, però comunque no, quello è vero. Però comunque, cioè, magari qualcun altro riesce a buttarlo dentro, che recupera. Io non lo so, continuo a vedere poca roba. Posso dire poca roba? Cioè, per me il Sì, Milan dall'ultima sosta a questa è stato poca roba. poca, E poca, sì. l'unica "roba" tra virgolette è stato Milan-Paris Saint-Germain, in cui i giocatori che altro han capito che se volevano non uscire dalla Champions League bisognava fare una partita di un certo tipo e l'han fatta, E l'han ecco. fatta. Henry, cosa hai fatto ieri quando hai avuto la ferale notizia della lesione? Guarda, è stato un weekend un po' particolare per me. Già la partita l'ho recuperata poi in tarda serata di sabato e mi son fatto del male nel recuperarla, cioè nel riguardarmela praticamente tutta. Perché poi, sabato pomeriggio non potevo. So solo che ho disattivato qualsiasi tipo di notifica, la notizia dell'infortunio. Ieri ci son rimasto molto male, molto, molto male, sia perché un po' me l'aspettavo ovviamente, però perché questa squadra secondo me senza questo ragazzo fa tanta fatica, fa veramente tanta fatica e adesso vediamo come si comporta. Magari può essere anche un modo per capire come giocare senza di lui, Mh. magari, non lo so, non credo in realtà dentro di me, però magari lo è e lo diventa. Fatto sta che son 20 giorni, io spero che non so come, in qualche modo torni per il Dortmund, anche se la vedo un pochino difficile, ecco, un pochino al limite. Staremo a vedere, però, è strano adesso, cioè da adesso devi giocare diversamente, per forza di cose, che ripeto, potrebbe anche diventare un bene, però devi giocare diversamente. Mh. Rafa c'è lesione, 20 giorni fuori, Calabria salta la nazionale, preparatori, stress, tournée, difficile stabilire le responsabilità. Procediamo un attimo per gradi. Ricomincia al contrario, la tournée. Il Milan va in tournée credo da 15 anni, così come vanno in tournée da 15 anni almeno altre 30, 40 squadre europee. Tra l'altro tutte le grandi big europee vanno in tournée, ovunque vanno in tournée tra l'altro. Vanno anche nel sud-est asiatico, come quando vanno in Australia, piuttosto che negli Stati Uniti, ovunque vanno. Quindi evidentemente se siamo soltanto noi ad avere questa grandissima emergenza da 4 anni, il problema della tournée non è, se no l'avrebbero anche altri. Lo stress, ti direi idem, perché giochiamo tanto quanto le altre squadre, ogni 3 giorni, europee, big, di alto livello, anzi, per certi versi qualcosina meno rispetto alle inglesi, quindi direi che lo stress no. I preparatori. Anzi, aspetta, perché nel titolo principale c'è scritto anche infortuni shock, Leao è dura perché il Borussia di chi è la colpa? Pioli, il gioco o il gioco? Onestamente questa squadra non è che sta andando così tanto sopra ritmo rispetto agli avversari, rispetto alla media generale, anzi, sta facendo un calcio normale. Sta facendo un calcio dispendioso tanto quanto le altre squadre. Non mi venite a dire che facciamo scatti su scatti, ci sfasciamo perché siamo super mega intensi e super mega atletici. No, assolutamente no. Rimane la questione preparatori. Ora, io rimango ai fatti. Se da 4 anni a questa parte, tra ottobre e novembre, sempre tra ottobre e novembre, inizia l'emergenza, a volte la trasciniamo fino a dicembre, come accadrà probabilmente quest'anno, perché qualcuno ancora a dicembre sarà infortunato di questi, perché hanno iniziato adesso e quindi arriveranno a dicembre. Se sempre da 4 anni nello stesso periodo, è un problema di metodologia. Per forza, perché dopo 4 anni, stesso periodo, stessi infortuni, è un problema di metodo. Non si scappa, ragazzi, non troviamo altre giustificazioni, non si scappa. E il metodo non è che lo decide qualcuno dall'alto dei cieli, lo decidono le persone.
Ma è qualcosa va abbastanza fatto. palese, ma come era palese l'anno scorso e come forse era palese anche l'anno prima, anno in cui c'era lo scudetto e tutto, forse ancora potevi additare a sfortuna o a coincidenze o a quello che vuoi, però già l'anno scorso doveva essere un chiaro ed evidente segnale. Ma quello che io non capisco è se me ne rendo conto io, te ne rendi conto tu, se ne sono resi conto ormai tanti, tanti tifosi, no, cioè tantissimi. Non dico tutti, perché magari qualcuno che ancora pensa che sia sfortuna c'è, ci mancherebbe. Se la stragrandissima maggioranza di persone hanno capito che questo è un problema e che ci son dei responsabili, ma perché non si possono risolvere queste cose? Cioè, cos'è che ti impedisce di cambiare certe cose e di provare a risolverle? Perché l'abbiamo Cosa? detto qualche tempo fa, lo staff lo porta l'allenatore conferma lo staff. Ora, o l'allenatore alza la mano e dice: va bene, c'è un problema talmente grave che, tra virgolette, sacrifico lo staff. Fate ciò che volete, tra virgolette, dello staff, cambiatelo, lavorateci, prendetene un altro, integratelo, fate quello che volete e mi rimetto alla decisione della società. Io è questa cosa che capisco poco Oppure, onestamente, cioè avrà i suoi limiti, i suoi difetti, chi che abbiamo evidenziato nell'ultimo periodo soprattutto, però a me Pioli non mi sembra uno stupido. Cioè, è questo che non capisco, cioè vedi per l'ennesima volta, dopo una carriera magari aspetti un attimo a mandare via lo staff o a cambiare lo staff e ci può stare, però vedi per l'ennesima volta che succede questa cosa che rischia di giocarti la panchina, perché questa cosa insieme a tutti gli altri limiti e difetti di Pioli, rischia di compromettergli la panchina. sì, Forse, questione che tra l'altro gli era costata tra le altre la panchina a Roma con la Lazio, gli era costata in altre eh. circostanze. Quindi Cioè, vedi che questa cosa ogni volta ti rischia di compromettere la panchina. Ma cavoli, ma alza la mano, ma di qualcosa, ma cambia, ma fai in modo che almeno provi a cambiare, provi a risolvere. Poi va peggio, sarà andata peggio, però rimanere così non ha senso. tutto sport. La vittoria col Paris Saint-Germain non ha cancellato le fatiche dei rossoneri in campionato, crisi Milan per Pioli una fiducia a tempo. Un mese senza successi, le rimonte subite, i tanti infortuni muscolari, il destino del tecnico si decide nel match col Dortmund. E quindi a questo punto giù la maschera. Cioè, del fatto che abbiamo perso una mezza valangata di punti in campionato, pazienza, giusto? Tanto basta arrivare quarti con quella squadra Palesemente lì. basta arrivare quarti, direttore, ce l'ha detto anche il nostro presidente. Presidente, sì, ce l'ha detto. Ma infatti, da quel punto di vista, devo dire che è sempre stato onesto con se stesso. Cioè, non si è neanche si è nascosto, ce l'ha sempre detto in faccia. Eh, Sì, il problema è che il Milan è un'altra cosa. il Milan è un'altra cosa. La rosa direi che potrebbe ambire a fare qualcos'altro rispetto a che piazzarsi e basta. Ma tant'è. Ma in realtà l'ha detto, credo lo stesso Furlani qualche tempo fa, che questa squadra deve lottare per lo scudetto e che Pioli poi gli ha risposto in conferenza. Cioè, mi ricordo che comunque era uscita la parola scudetto. Adesso non vorrei dire una Sì, ma vaccata. anche Pioli ha detto che la rosa è a disposizione competitiva per lo scudetto. Però non possiamo che so, la partita col Dortmund volesse Dio va bene, ma in un periodo ancora poi negativo come potrebbe essere stata la partita col Paris in mezzo a una serie di partite negative, e allora va bene. Ragazzi, non è che la Champions League salvifica. Ragazzi, la Champions League è una competizione talmente a sé che 'sti ragazzi vanno col pilota automatico È, in quella competizione è lì. come l'anno scorso, identico all'anno scorso. Bisogna la mano dell'allenatore si vede soprattutto nei Lecce Milan, negli Milan Udinese, non tanto sì, sicuramente ha avuto e ha i suoi meriti Pioli nella vittoria col Paris Saint-Germain e non sono qui a dire che non sia così. Però la vera differenza a livello di tenere alto la concentrazione, di tenere alta l'asticella, di
preparare la partita col Paris Saint-Germain esattamente come prepari le altre. È lì che fai la differenza l'allenatore, perché Milan Paris Saint-Germain, cioè, non dico che si prepara da sola e le motivazioni vengono fuori da sole, ma è così, è così. E rischiamo veramente di pagare tanto ci siamo a -8 dall'Inter, ragazzi. No, più che altro cos'erano? 4 partite fa eri a +2. Da +2 a -8, cioè Hai andiamo perso avanti. tutti i punti che potevi perdere, se non o quasi comunque, ce ne mancava un altro paio, se no li avevi persi tutti. I 2 pareggi 2-2. Eh, Chiudiamo con Corriere dello Sport. Qui c'è Franco Ordine. Milan 2 vuoti da colmare in fretta. I rossoneri non sono più incisivi come in avvio di stagione e manca il supporto del club al fianco di Pioli. Il mercato a gennaio è entrate dello staff dei dirigenti di Ibra, le soluzioni fattibili. Quindi questione attacco, questione difesa per il mercato e va bene, lo sappiamo. Dietro siamo corti causa infortuni, davanti siamo corti causa mancanza di giocatori di qualità, perché insomma, a numeri ci causa sei. tuoi errori, perché hai preso uno che non sta in campo Eh già, e che l'allenatore continua a mettere in campo in tutto questo, anche perché o quello o niente o o quello, quasi. quello. Ma ricordo che è un mercato avallato molto quest'anno dallo stesso allenatore, quindi non ci si può lamentare troppo del mercato quest'anno, come è stato invece gli anni scorsi. Già. Senza di peso, diciamo così, da parte della dirigenza. Ora, a Lecce non c'era nessuno se non D'Ottavio, perché chi era impegnato a Dubai in altri affaccendato per il Milan, chi era impegnato a fare lo scout, perché questo è Geoffrey Moncada, e quindi non c'era, e a Lecce c'era il buon D'Ottavio, che con tutto il bene e il rispetto, non dico niente perché il rispetto per una persona è massimo, assolutamente. Però siamo il Milan, non può presentarsi come dirigente massimo a Lecce D'Ottavio, che fino a un paio di mesi fa non faceva tutt'altro. Dai, ragazzi, siamo il Milan, non siamo una squadra di altro livello, su. Non ci si può, diciamo così, improvvisare dirigenti dall'oggi al domani, né per lui né per gli altri. Vediamo se Ibra colma un vuoto, quantomeno, cioè qualcuno che finalmente può lavorare per davvero come dirigente sportivo, che non vuol dire fare il mercato, che non vuol dire comprare giocatori, che non vuol dire fare, diciamo così, altro rispetto a andare a Milanello, perché c'era stato detto all'inizio della stagione che andare a Milanello era sorpassato, era una roba del pass vecchia, che stantia, puzzava di vecchio andare a parlare con i giocatori, con l'allenatore, vedere gli allenamenti, vedere le partite, confrontarsi con l'allenatore, capire se stava lavorando bene, andare da un giocatore a parlare, vedere se sta lavorando bene. Questo era vecchio, vecchio. Adesso abbiamo capito che dopo 3 mesi che questa cosa che reputavamo vecchia invece è importante e quell'idea era una cazzata. E quindi ci stiamo mettendo Ibra a fare questo. Ora, viva Dio, abbiamo capito fortunatamente nel giro di soli 2 mesi e non l'avevamo messo un anno intero. Vediamo se Zlatan ci dà una mano, almeno in questo. Speriamo di Sì, sì. speriamo, perché questa cosa serve, perché non lo so, quest'estate a me allora, il mercato è stato un grande mercato, c'è poco da dire. Cioè, tu hai speso tanto, oltre la cessione di Tonali hai speso tanto, hai comprato un sacco di giocatori, tutti interessanti, e da quel punto di vista lì non si può dire niente, assolutamente. Per quanto mi riguarda è stato un grande mercato. Ho sofferto per la cessione di Tonali, poi col senno di poi, visto anche quello che è successo, cara grazia, oserei dire, e quindi niente da dire. Però ci sono stati tanti comportamenti come se certi interpreti avessero fatto questo lavoro da decenni, Mm. okay, come se fossi quasi un maestro del mestiere,
Quando poi in realtà non è solo questo, fare l'amministratore delegato, fare il direttore sportivo, fare il dirigente, è tanto altro. E ti sei confrontato con questo tanto altro in questo periodo qua. Quindi forse quest'estate certi atteggiamenti col senno di poi anche qui sarebbero dovuti essere un po' ricalibrati, ecco. Forse non lo so, sembrava tutto fin troppo semplice, no, compro giocatori, faccio questo, faccio le firme, quello, quell'altro, casa Milan. Poi fai i conti con la realtà e la realtà ti dice 2 pareggi in 4 partite, tutti e 2 in rimonta subiti in trasferta, le altre 2 sono sconfitte in casa, un giocatore che si sfascia dopo l'altro e non hai più l'estate, l'acquisto, il giocatore da annunciare, la conferenza stampa da fare. Hai 8 punti di distacco dall'Inter a novembre. Cioè, la realtà poi è un'altra e forse certi atteggiamenti, ecco, sarebbe stato meglio evitarli. Siamo arrivati in chiusura di questa Mattino Milan, ci ritroviamo tra poco per Chiama, Milan delle 11, poi alle 13 Lanci, 16 Talk e 19 c'è la Lavagna Tattica di Lecce Milan. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Mi raccomando il like, l'iscrizione, il commento con gli auguri al direttore e attivate la campanella per le notifiche. Ciao. Ciao a tutti.